Eccoci, allora ciao a tutti, mettiamo il volume al massimo, ecco perfetto. A tutti in questa diretta, aspettiamo qualche amico e aspettiamo soprattutto Marco Perino che ci presenta una bella novità su Logic Pro 11, ma poi ci saranno anche novità sul nostro gruppo. Abbiamo pensato tante cose, ve le vogliamo sottoporre al vostro giudizio. Aspettiamo innanzitutto che arrivi Marco, vediamo, vediamo se arriva. Aspettiamo anche che arrivi qualche persona, in modo che così spieghiamo bene queste belle novità che ci sono su Logic Pro 11. Siamo in attesa di Marco, che è l'autore del Eccomi libro. qua. Oh, buongiorno Marco, come andiamo? Buongiorno, buonasera, buonasera a tutti, buone vacanze, buono tutto. Io Allora, nel mentre mi vedo un po' di qua, un po' di là col computer per rispondere a... sì, eh, Mi senti? Mi dimmi Marco, sentite? io ti sento bene. Benissimo, benissimo. Come state innanzitutto? Siete in vacanza? Siete tutti al mare? Cioè, com'è? Io no, vedi, vedi qua. Sono qua. Guarda, anch'io come potete ben vedere le vacanze le ho passate in studio, ma va bene così, Eh, sono contento così e... meno male, voglio dire, c'è del lavoro, quindi. Non ti eh. sento molto bene, Marco. Puoi provare a alzare un po' il volume? Guardo se riesco a alzare il volume, aspetta un attimo. Allora, guardiamo, com'è così? Esattamente, ma magari sono io con problemi di audio. Chiediamo anche a chi ci ascolta, magari sono solo perché ti sto guardando dal Mm, telefono. Allora, io qua sono tutti col volume al cannello, come si suol dire. Boh, allora Però va magari bene è il così. mio. Ok, vediamo. O se no, se vuoi sentirmi dal computer, va bene. Allora, che dire? Innanzitutto saluto tutte le persone che sono qua con noi, saluto Francesco Carlello, saluto Emanuele Ciancia che è il primo acquirente di Logic Pro 11 guida a produzione musicale, l'ha ricevuto oggi, tra l'altro l'avevo anche spaventato perché non l'avevo mai visto nemmeno io quello ufficiale. Ah, ok, ok, ok. Avevo solo la bozza, quindi ho detto a Manuel fammi sapere se va bene, se no ho fatto una figura di merda a livello mondiale, perché è uscito in contemporanea in inglese, non è anche una coppia di prova. Ah, ok, ok. Allora, aspetta che io sto qua, sto guardando se riesco a beccare dei commenti. Ancora no, ancora non ce n'è. Allora, questa diretta, Marco, ti dicevo che era perché ci sono tante novità. Ci sono tante novità. Beh, innanzitutto la novità più grossa che riguarda tutti noi è uscita a maggio questa nuova release di Logic che attendavamo dal 2013, se non Eh, erro. eh sì, Quindi sono tanti anni, 11 anni che aspettavamo Logic Pro 11, uscivano varie versioni di Logic Pro X, nel mentre la Apple nel 2020 tolse le certificazioni, quindi sono cambiate tantissime cose nella sì, storia di Logic e finalmente Logic Pro 11 è uscito con, secondo me, una novità importantissima, che è quella del session player, dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale che già ci avevano fatto vedere col drummer, quindi col batterista virtuale che tanto scemo non era, no, insomma, no, no, all'inizio ma sembrava certo. un giocattolino, poi in realtà è molto bello se sviscerato. Non nego che quando è uscito il bassista e il tastierista ho un po' guardato i personaggi nuovi come dire sì, vabbè, ha messo qualche cagatina nuova per farci contenti, ma Non è mica, non è, sono forti queste, però ovviamente il basso vero è il basso vero e il piano vero è il piano vero, però ti danno un indirizzo, no? il problema è proprio quello, Marco, nel senso che anch'io pensavo, sì, mi danno un indirizzo, in realtà non è proprio così, perché sto pensando di tirare su una band senza bassista e batterista, perché io Ah! sono un tastierista, perché, Ah, perché suonano bene. sì,
Infatti Sì, ho iniziato poi a approfondire, ho provato a fargli fare delle cose non proprio didattiche, non proprio da manuale di istruzioni, sì. diciamo, e mi hanno stupito. Mi hanno stupito cosa sono riusciti a fare a livello sonoro, innanzitutto, il suono è figo. Scusate, chi non mi conosce sa che dico, non può sapere che dico una valangata di parolacce quando No, parlo, quando sono entusiasta, no, no, però non ti preoccupare. a me piace molto come dire, il colore nelle parole. E quindi mi scuso per a chi non piacciono le parolacce, però insomma Logic Pro 11 per me è una gran figata, perché fondamentalmente non hanno tolto niente, hanno aggiunto. Se andiamo a guardare il manuale di istruzioni di Logic Pro X rispetto a Logic Pro 11 ha 300 pagine in meno, sono tante cose in più, che se uno vuole stare sulla superficie sono cose minimali, c'è il Chroma Glow, c'è il Mastering Assistant che c'era già nelle ultime versioni di Logic Pro X, però sono cose belle se uno deve produrre musica, perché a volte ci dimentichiamo che Logic Pro non è soltanto un programma, ma è uno strumento musicale, è una cosa che ci serve per produrre, è una cosa che ci serve per fare i dischi. E si fanno bene i dischi, nel senso che io uso prevalentemente Logic, poi per carità per lavoro uso anche altre cose, tipo Ableton, se mi passano Ableton uso anche quello per carità, però Logic Pro è è la mia scrivania principale, Certo. ci faccio tutto ed è bellissimo, è intuitivo, se vuoi scavare c'è l'environment, c'è una valanga di cose da poter fare. Quindi quando è uscito, a differenza di Logic Pro X dove ho aspettato molto tempo prima di mettere mano a un percorso da scrittore, Logic Pro 11 ho deciso di farlo subito. Mi sono messo subito a testa bassa a partire da giugno, ho iniziato a scriverlo e pensavo di metterci molto, e in realtà è già Eh, uscito il libro, nel senso no, mi ha, infatti, quando è è uscito? Mi uscito sembra sta settimana, questa settimana. ovviamente io sono completamente fuori da tutte le logiche di mercato. La logica di mercato diceva primo settembre, autunno, tutto quello che vuoi, io invece che sono un Ah, bimbo no. minchia ho detto ma io lo faccio uscire subito e vaffanculo. Allora, c'è da dire, bravo, bravo. Allora, c'è da dire che secondo me, adesso io non sono ben informato, però penso che sia il primo in assoluto il libro, il tuo, cartaceo, perché ci sono magari corsi, ci sono video, ci sono tante cose, però penso che il tuo sia il primo proprio libro cartaceo da consultare su Logic Pro 11, Guarda, tra l'altro. non è una banfata, non vuole esserlo, ma anch'io ho verificato, è il primo al mondo. Il primo al mondo e non me l'aspettavo, cioè pensavo che uscissero altri libri prima. Invece è il primo al mondo, oggi ho avuto la notizia che è primo in classifica in Svezia Ah, ed è perché è il uscito in libro novità di inglese. Amazon.com, quindi primo al Ah, mondo anche come novità. Cioè, è una cosa che per uno che è piccolo come me, io sono un piccolo personaggio di Biella, è una cosa molto grossa, ecco. perché è uscito anche in inglese in contemporanea, oltre che in In italiano. contemporanea l'ho fatto uscire in inglese, e tra l'altro me lo sono fatto io in inglese, anche questo perché ovviamente io sono un riccone Eh? e quindi pur di risparmiare me lo sono fatto poi io in inglese, Sì. speriamo di non aver fatto castronerie. E quindi sì, è uscito anche in inglese in contemporanea in tutti i mercati, uscirà anche in altre lingue. Ho già la traduzione in corso in tedesco in questo momento qua, Sì. ed è andato bene, un po' su quello che c'ho qua il libro Fallo un po' vecchio, vedere, questo è bravo, Logic esatto. Pro vecchio di 4 anni fa, Logic Pro 10.6, che è la versione inglese di Logic Pro X dall'Ideal Mastering, che ha avuto un successo molto importante sia in Sì. Italia che all'estero, e adesso è uscito, questo è il libro bozza, la prima stampa, diciamo, infatti ci sono delle problematiche nei bordi e via dicendo, e è uscito sta settimana anche questo, dove Esatto. ho deciso di farne un'autopubblicazione. E, Quindi rispetto a Logic Pro X dall'Ideal Mastering che molti di voi hanno acquistato e vi ringrazio perché ho avuto delle recensioni bellissime da tutti voi e ho deciso di non passare più per la casa editrice. Tecniche Nuove mi ha dato molto, una casa editrice importantissima in Italia, che ringrazierò sempre perché mi ha permesso una distribuzione capillare in tutte le librerie italiane.
ma ovviamente dopo tutti questi anni mi mancava una cosa, mi mancava un po' il controllo della stampa, dei costi di stampa, e volevo provare anche a permettere a chi acquistava il libro di magari spendere qualcosina in meno, Esatto, sì. perché comunque, parliamoci chiaro, un libro di 400 pagine con foto a colori Sì, costa tanto sì, stamparlo. sì, E sì, sì, sì. quindi il libro di Logi Pro X dall'Ideal Mastering è su più di 600 pagine, ha un costo per l'utente di 55 euro, su cui io guadagnavo 5 euro, io ci tengo a dirla, questa cosa qua. È vero che voi pagavate molto, ma io prendevo 5 euro e li prendevo dopo un anno e mezzo. In questo caso qua sono riuscito con l'autopubblicazione, con tutti i rischi del caso, perché comunque Certo. oneri e onori, se ho sbagliato io, non c'è nessuno dietro che ha fatto l'edito, il correttore, mi ha detto che la foto andava bene oppure no, sarete poi voi a dirmelo. L'autopubblicazione però mi ha permesso di ridurre i costi, Esatto. e quindi oggi Manuel Ciancia mi ha confermato che il libro va bene, cioè se l'è sfogliato, mi ha detto che non cadono le pagine mentre lo sfoglia, e mi ha permesso di Esatto. far avanzare l'utente una quindicina di euro, e questo non è mai male, perché noi musicisti, diciamolo, siamo dei poveracci, insomma. Sì. Ascolta, però quello che ti volevo anche chiedere e che apprezzo io personalmente nei tuoi libri, anche nel precedente che ho tra l'altro, è che io noto che gli altri libri che ci sono in giro, quelli precedenti, sono praticamente delle guide, no? Nel senso, per fare questo si fa così così, basta. Invece il tuo metodo nel libro, sia questo che anche quello precedente, è proprio una guida pratica, cioè nel senso che ti fa fare le cose. Sai cosa? Quindi, Io ce l'ho qua. Questo è il primo libro su cui studiai, cioè, su questo sì che cadono le pagine, veramente, letteralmente, è sporco, è unto, io ho preso molto dal metodo americano. Metodo americano, io ho studiato, mi certificai prima utente eh, e poi trainer per la Apple, ormai 12 anni fa, un percorso che si chiamava Train the Trainer, cioè insegna all'insegnante. E fino al 2020 ero anche un beta tester per l'esame di certificazione. Quando andai a Londra a dare questo esame da insegnante, mi dissero che io le competenze le avevo, io sapevo farle le cose, ma mancava una cosa che per loro era molto importante, ed era il pathos, il permettere alle ah, persone di fare delle domande. E io ero andato a Londra per certificarmi, voglio dire, devo passare un esame per insegnare. sì, Però mi stavano dicendo delle cose che facevano parte del mio carattere. Cioè, per me è una mia caratteristica fare la battuta, la risata, il rutto, la scoreggia, scusatemi, ecco. però io sono molto cacciorone, al che ho detto, ma è la cosa più facile che potete chiedermi, nel senso, il primo giorno quindi sono stato didattico, il secondo giorno sono stato didattico e cacciorone. E questo mi ha permesso di essere valutato molto positivamente. Cosa è successo quindi? Io in tutti questi anni ho studiato i manuali della Apple, io studio sempre solo i manuali ufficiali che la Apple rilascia, perché trovo che sono fatti proprio bene. Ho imparato molto dai loro passaggi, tocca qui e qui non ancora perché ci arriviamo dopo. Ah, Ecco, è un metodo che a me è servito molto. Quando io decisi di fare Logic Pro X dall'Ideal Mastering, ho deciso di mettermi di fianco a chi leggeva, e non sopra e non davanti con una bacchetta alla lavagna, perché è un metodo che non mi sì, piace. sì, sì, Tu hai sì. fatto un corso con me dove sei stato invitato, così come tanti che hanno fatto Guarda, corsi con guarda, me. Quello che mi hanno sempre detto è: te guarda, non sei guarda. te non sei, beh, ecco, grazie, te non sei un insegnante, te sei un amico che si fa la chiacchierata di fianco. Io voglio essere così, nel senso, ti devo spiegare le cose, cioè quando hai finito il corso, logico, lo devi saper usare, ma devi aver riso un casino, devi esserti divertito. E quindi i miei libri sono quello, nel senso, ti faccio la battuta, dico, oh cavolo, ho sbagliato il passaggio, ricominciando da capo, e Sì, lo scrivo proprio. Quindi Logic Pro X dall'Ideal Mastering che ho scritto in un anno e mezzo. Perché ci ho messo così tanto? Innanzitutto perché me lo commissionò un'azienda inglese e indiana che si chiama Pact, e quando iniziai a scriverlo in inglese mi dissero che ero troppo spigliato, non andava bene, dovevo essere più tecnico, meno... no, aspettate, ci ho messo una vita a imparare a essere cacciarone, allora non mi interessa più pubblicare con voi.
Sì, sì. Tecniche nuove, fui interessata al libro, ormai l'avevo fatto in inglese, me lo sono ritradotto in italiano, quindi passo altri Porca miseria. mesi. Mi hanno detto, però sei troppo informale. E allora, sentire, mi avete Vabbè, rotto un allora. po' tutti i coglioni. O esce così, o non esce proprio, perché adesso basta. Hanno rischiato, perché è una casa editrice importante che accetta la parolaccia nel testo, ha rischiato, Sì, ma è stato apprezzato perché comunque è proprio me che ti parlo di fianco, ti faccio fare i passaggi, e la cosa difficile di quel libro è che ho deciso di produrre una canzone mentre scrivevo il libro, non è che ho prodotto la canzone e ecco, poi ma dopo ci ho scritto il libro sopra. infatti questa è anche un'altra novità del nuovo libro, perché questa cosa nel libro vecchio non c'era. Cioè praticamente tu dai la possibilità di creare proprio una canzone da zero fino alla fine, ma anche depositarla alla SIAE Sì, addirittura. l'enorme differenza rispetto al libro precedente è che mi ha fatto avanzare anche 200 pagine, diciamocelo, quindi il libro vecchio era 600 vecchio, il libro è attualissimo perché è compatibile anche con Logic Pro 11, tra l'altro Logic Pro X dall'Ideal Master, è Sì, sì, retrocompatibile. sì, sì, sì. E che non facciamo più in tutto il libro una canzone dall'inizio alla fine. C'è proprio un capitolo dedicato, se ricordo bene il capitolo 3, dove io ti faccio produrre una canzone. E il Esatto. capitolo si chiude lì. Poi andremo nell'audio editing, nel MIDI editing, ti faccio vedere il mastering, il mix, tutto quello che vuoi, cioè tutto quello che c'è da imparare. Passo a passo, nel senso passo a passo, nel senso Assolutamente nei passo a passo. particolari, perché bisogna imparare bene il programma, Ogni insomma. cosa che dico è illustrata, ogni passaggio te Eh. lo faccio, ti metto anche la freccia dove devi toccare, dove devi cliccare, Ah, ma è meglio di perché, così. perché se no non ha senso. Progetti scaricabili, la differenza rispetto all'altro è che ho sfruttato Stay Cute che producemmo con Logic Pro X dall'Ideal Mastering, che poi fu poi edita e pubblicata da una casa discografica. Eh, in questo libro qua ho prodotto una nuova canzone in un capitolo e mezzo, e questa canzone qua è una canzone aperta. Cosa significa? Che l'ho depositata alla SIAE Sì, con un mio mix, con una mia versione di testo, ma è aperta a collaborazioni, nel senso che, e questo non voglio fare spoiler, ma nel finale del libro chi ci arriva e chi non lo brucia prima nel caminetto, per la carta mi sembra che sia propensa per un inverno in caminetto, per ecco, chi beh. non gradisce. È aperta a collaborazione, nel senso ho scritto questa canzone qua per fare in modo che chi non sa da dove partire, perché spesso ok, so usare Logic, sono capace a scrivere canzoni, sono un paroliere, ok, ma non mi caga nessuno, perché poi c'è anche quel problema lì. Eh, Ti certo. cago io Marco Perino ti cago, mandami la tua versione e ti faccio innanzitutto subito un video YouTube per te, ti intervisto, ti faccio sentire la tua canzone, la tua versione, se poi fa cagare ti prendi la merda a te. Se, Beh, se, dopo, sei, se, sì, sei, eh. se sei bravissimo diventi ricchissimo e facciamo una featuring, nel senso io sono coautore insieme a te. È un punto di partenza, è un'idea, un'iniziativa che può essere raccolta come no. E questo cosa porterà? A una canzone avere magari decine o centinaia di versioni che io autorizzerò a depositare. Io Sì, sì, certo. l'ho già dichiarato nel libro, quindi quella canzone lì che ci sarà, io l'ho depositata in italiano, potrà essere depositata in svedese, in indiano, in hindi, in gaelico, in italiano del sud, non mi interessa. In italiano più versioni per voce femminile, per corale, per chiesa, cioè fate quello che volete. Se è carina, io ve la pubblico. Se non è carina, Esatto. io ve la pubblico lo stesso. Sì. Ok, ok. No, no, ma comunque è una bella cosa, cioè, perché oltre a spiegare il programma, vai proprio dentro nelle cose, insomma, come creare proprio una canzone, proprio, quindi Assolutamente. novità, novità. Il problema che io ho avuto quando ho iniziato a imparare Logic, no? E lo uso, faccio 14 anni adesso, quindi sono molti anni che lo utilizzo, però i primi anni dicevo, cavolo, questo programma lo so usare proprio bene, ma perché non mi esce musica decente? Perché Eh, non è, nei libri didattici per le certificazioni, ad esempio, non si parlava di mastering, ci si fermava al mix, non si sì, parlava della pubblicazione, c'erano molti passaggi che mancavano, a mio avviso, che però servivano. Io quando suonavo in un gruppo che si chiamava Minerva, e ovviamente per risparmiare soldi facevo tutto io, cioè ero quello che sapeva usare Logic, quindi registro il chitarrista,
la voce, faceva, però non suonavano ste canzoni, non Eh, suonavano. Mancavano delle cose, mi mancava il personaggio di fianco, mi spiegava, ah ma devi far così e non cos'ha, perché senti così, senti cos'ha. E io ho deciso, quando ho scritto il primo libro, di far così, io mi metto di fianco a te e ti faccio vedere come le faccio io le cose, con la mia esperienza. Poi, una volta che hai capito, puoi decidere di farti tutte le scuole che vuoi tu, equalizzarle come vuoi tu, però intanto io ti spiego da amico, quindi i miei toni sono amichevoli e continueranno a esserlo, nel senso sì, che io sono così, non sono sì, il sì. maestro che ti insegna le cose, io sono l'amico che si mette di fianco a te a spiegarti le cose per come le ho capite io. Esatto, è una cosa molto importante. E poi ti volevo anche ringraziare, che non l'ho fatto all'inizio, ma lo faccio adesso, per aver scelto di fare questa chiacchierata nel nostro gruppo. Direi che siamo, vabbè, siamo il gruppo più numeroso italiano riguardante Logic, però non tutti scelgono il nostro gruppo. Tu l'hai Ma scelto e c'è un motivo quindi se io ho scelto grazie, già anni grazie. fa il tuo gruppo, Marco, e te lo dissi anni fa ancora prima che ci conoscessimo. Io non ho un gruppo mio personale, anche perché io non mi occupo solo di Logic, mi occupo anche di audio forense, mi occupo di audio a 360 gradi. Sì, Non ho mai avuto la voglia e il tempo di crearmi il mio gruppo personale perché non avrei la modalità di seguirlo. E sì, quindi ho chiesto a te di ospitarmi per promuovere il mio libro. Perché ho scelto te? Perché non perché avevi i numeri, perché i numeri se li poteva fare chiunque, ma perché eri umile. sì, sì, E perché ho trovato nel tuo gruppo che c'è poco io e tanto noi per Logic. E questo a me è sì, questo è sempre vero, piaciuto. questo è Ci vero. sono degli eccellenti professionisti, posso nominare, faccio un esempio, Marco Morini, che saluto, che è fermo a High Sierra, se non ricordo male, Sì, fonico in tour. Antonio Patanea ha avuto un articolo sul resto del Carlino in questi giorni qua, Danilo Botticini, Ezio Rivaldi, fiori di professionisti che commentano, aiutano, ognuno col suo carattere, ognuno con la sua testa di cavolo a volte, però sempre per il noi, sempre per Logic. sì, E quindi se io devo mettere la mia faccia da qualche parte, devo metterla in una stanza dove c'è gente che è più vicina a me. E voi siete sicuramente le persone che a mio avviso siete più simpatiche e più umili. Poi quando parliamo di ringraziamenti, io devo ringraziare i tre professionisti perché questo libro qua è uscito, ma prima di uscire è stato testato, perché io mi fido poco di me stesso, perché mi sfuggono le cose, perché magari sono, come dire, così preso dalla canzone che magari mi do per scontato il passaggio. Allora ho deciso di contattare tre tipologie di persone diverse, ma con altrettante competenze. Uno è Ezio Ivaldi, che spesso commenta sul Mac Mini, è una persona che magari non conoscete bene, ma io ho avuto l'opportunità di averlo di fianco a me nel mio studio qua a Biella. Ezio Ivaldi è un fonico professionista della RAI in pensione. È un sì. appassionato di Logic e gli ho chiesto la disponibilità di leggere a campione 2 o 3 capitoli del libro per avere il suo punto di vista in lettura della persona con esperienza, della persona che non è il ragazzo che ha 18 anni e che si avvicina a Logic magari con una concezione musicale moderna, giusta, attuale. No, cosa ne pensi tu che invece arrivi dall'analogico? E mi ha dato il suo punto di vista, mi ha fatto notare delle incongruenze e alcune cose le ho prese per buone, alcune cose Ezio le ho lasciate come volevo io, ovviamente, perché Beh, insomma, certo. poi ho contattato Danilo Botticini di Brescia, quindi persone molto distanti fra di loro, anche Danilo Botticini di Brescia perché è un chitarrista, quindi ha una visione musicale diversa rispetto a un produttore o rispetto a un fonico puro. Ed è uno che oltre ad avere uno studio è abituato alle certificazioni perché è un certificato Apple. E quindi gli ho chiesto anche a lui di prendere visione di 3 capitoli a campione, di dirmi la sua, e anche lui mi ha dato dei riscontri molto importanti. Quindi grazie Ezio, grazie Danilo e grazie Antonio Patanè. Antonio Patanè che tutti noi conosciamo perché è una delle persone più attive qua nel gruppo, che è un fonico professionista e oltretutto Antonio Patanè ha una peculiarità che mi è molto vicina. Lui ha studiato all'APM di Saluzzo
Sì. La scuola di alto perfezionamento musicale di Saluzzo è una scuola molto difficile, è la scuola che mi ospita come docente Logic 2 volte l'anno, e quindi Antonio Pattani ha una formazione molto militaresca, se vogliamo. Quindi se qualcosa faceva schifo nel libro me l'avrebbe detto. E Antonio Pattani è stato ospite in un mio corso, quindi sa che il mio modo è molto, sì, te le spiego le cose, ma sono molto cazzone. E quindi dopo che loro tre hanno mandato l'ok, ok, il libro adesso può uscire, aspettiamo ovviamente settembre, e poi sta settimana mi sono svegliato e ho detto, ma sai che c'è, ma vaffanculo tu. Ascolta, dai, fallo vedere bene, fallo vedere bene. Ma lo faccio vedere bene, è questo qua. Eccolo lì. Anche la Oh, ma foto è una foto buffa. sì. Ascolta, ma possiamo dire a quelli che ci stanno guardando che se ci hanno qualche commento da fare o se vogliono dirci qualcosa, Ma si c'è può fare, commenti e Quindi, domande, anche perché poi vorrei parlare di delle nuove iniziative del gruppo, perché comunque non sono qua solo per ah, vendere il libro, per bravo, carità, bravo, bravo, ovviamente anche, ma ci bravo, sono delle bravo. iniziative che avrei con Marco da dirvi, da darvi, e mi piacerebbe parlarne, Dai, mo, insomma. Se ci sono dilemo, domande, dilemo. affermazioni, parolacce, sono qua. E ringrazio anche Alessandra Passarello, che è una mia follower, se si può usare il Vediamo, termine, perché io non ho molti vediamo chi follower, c'è, vediamo che mi chi c'è. segue sempre in casi criminali, e grazie per essere qua anche su Logic. Ok, ci sono un po' di persone, sì, sì, ok. Sì, sì, ci sono, ci sono. Poi questa cosa qua io la metteremo anche in differita, perché ci sono dei nostri amici che stanno lavorando, e la Certo. pubblicheremo anche su YouTube, e la lasceremo comunque qua online nel canale Logic Pro Italia, Allora, che dai. ovviamente dopo questa intervista perderà almeno 1000 iscritti. No, 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 aumenteremo, aumenteremo. Anzi, quando arriviamo a 10.000 facciamo una festa. Beh, il minimo. Ci mangiamo un salame insieme, visto che te sei di Però venite Parma. qua da me in Emilia Romagna perché si mangia bene. Beh, indubbiamente. E io porto il vino piemontese, però. Va bene, esatto, bravo, Porto il bravo, bravo. Baldera. Ascolta, no, dai, cominciamo a dire un po' di iniziative, Ma perché in autunno stiamo pensando di fare qualcosa di importante, insomma, però di nuovo. sì, perché una cosa a cui ho pensato soprattutto in questi ultimi 3 anni, dico la verità, ho trascurato un po' la didattica su Logic, ma per mancanza di tempo. E io lavoro 10 ore al giorno, ho una bimba piccola, voglio fare anche il papà, Beh, altrimenti il tempo vola, e quindi fondamentalmente ho fatto solo 2 corsi l'anno, e poco più su Logic, perché mi sono basato su altre cose. Vorrei, vorrei riprendere col gruppo, nel senso che Logic Pro Italia ha un bacino d'utenza bello, sereno, importante, e insieme a Logic Pro Italia, ma non solo io, coinvolgendo anche molti altri professionisti che ruotano intorno al gruppo, dai fonici ai mastering engineer, produttori, parolieri, e chi ne ha più ne metta. Poi ci sono anche, oltretutto in Logic Pro Italia ci sono anche degli smanettoni del computer vero e proprio, cioè esperti nella no, no, riparazione di certo. computer, Ah, gente che ne sa una valanga più di me su interfacce audio, su componentistica, cioè fare dei corsi Logic Pro Italia. Faccio un esempio, cioè in autunno l'idea è quella di lanciare il primo corso Logic Pro Italia, avremo un modo di spiegare quelle che saranno le modalità, alcune online, alcune in presenza, e dove faremo proprio quello che in parte ho appreso con i programmi di certificazione, perché è vero che io sono un cacciorone, ma il metodo ce l'ho, cioè il metodo me l'hanno insegnato, il metodo di insegnamento, perché un conto è sì, sapere le cose, un conto è saperle insegnare e trasmettere. In questi anni ho fatto dei mini video tutorial. Perché mini? Perché non perdo troppo tempo nell'introduzione e nei saluti finali. Non ho tempo, e quindi c'è da imparare a fare il ciclo. Allora, clicca qui, fai così il ciclo, 30 secondi di video finito. Poi magari scopro che magari ho 16.000 visualizzazioni che a livello di pecunia non mi portano niente, ma sono tutti contenti di aver imparato a fare il ciclo.
No, e poi sarebbe bello, a parte imparare ad usare Logic nelle sue funzioni, sarebbe bello proprio fare anche corsi tipo mix, mastering, produzioni musicali, sempre usando Logic, Esatto, quindi perché non solo Logic è un mezzo. indirizzate all'uso, ma anche a Bravo un Marco. uso più Poi generico, no? quando abbiamo fatto un paio di corsi, in uno eri te, in uno c'era Antonio Pataneri, eravamo gente da tutta Italia perché era periodo Covid, li abbiamo fatti online. La cosa bella che è emersa è proprio la sinergia simpatica quando si fanno queste cose qua. E Sì, Logi Pro Italia è un bel gruppo, ma purtroppo è basato sulle scritte, qualche sì. schermata, sui video. Non ci rendiamo conto che dietro c'è una persona che è pane e salame. È una persona che ride, che scherza, che fa la battuta, che si mette a piangere dal ridere quando uno spara la stronzata. Certo. Oppure, ma come, l'altra volta che abbiamo fatto il corso, c'eri te che mi hai detto, ma come Marco, non la sai sta cosa? Guarda, è anni che uso Logic, sta cosa qua non la so, la imparo Oh, adesso. Io ogni corso imparo un sacco di cose. sì, Non, sì, beh, ma non lo conosco tutto. Ogni volta che faccio un corso imparo delle cose. È bellissima sta cosa sì, qua. bello. E in un forum, in un gruppo, Facebook o chi che sia, questa cosa qua purtroppo non c'è. Non si conoscono i caratteri. Io quest'anno ho avuto l'occasione di essere invitato ad esempio da Marco Morini, che è di Genova, era in tour con una band che faceva tributo ai Beatles, in tour come fonico. Avrei tanto voluto andare a Torino, non c'è stata l'occasione. L'anno scorso ho avuto l'opportunità con Logic di fare l'uomo sequenze di Rocky 1000, quindi Ah, bellissimo, sì, immaginate il cagone che avevo, avere pazzesco, 50.000 persone come spettatori e pazzesco. 1.000 persone sul quale se sbagliavo il bottone saltava uno stadio. Sì, Ecco, sì. queste cose qua raccontate, quando sei lì di fianco, senti anche il sudore della persona. Ecco, io vorrei iniziare con voi a far sentire il nostro sudore. Ecco. Però dobbiamo decidere, adesso questa cosa è una cosa in sviluppo, però dobbiamo decidere se fare online o in presenza. Magari il Ma primo sarà un esperimento, non lo so, adesso sì, ci le organizziamo. modalità, l'idea di farlo in presenza c'è, perché ho avuto diverse richieste. Io abito in un posto comodissimo, Biella, cioè dopo Biella c'è la fine dell'universo, praticamente c'è la montagna. Quindi ho avuto persone che sono arrivate da me anche da Messina, per carità, quando vuoi una cosa, Ah beh, però diciamo che Biella non è il posto più comodo, così come non lo è Saluzzo, dove vado a insegnare. Però ad esempio il centro Italia, Palma, Roma. Il posto probabilmente lo decideremo proprio nel gruppo con un sondaggio, sì, il posto fisico. Poi anzi, online sarà una cosa che avrà fateci una sapere, cadenza. E fateci poi, sapere nei attenzione, commenti se queste possono essere delle idee buone oppure o se lasciar stare, insomma, non lo no, so. ma il bello del gruppo Logic Pro Italia è proprio questo, che è molto democratico, cioè che si decide insieme. Cioè tu hai una peculiarità bellissima, Marco, che sei un leader non leader, nel senso che sei l'unico amministratore di un gruppo che non ha mai rotto i coglioni a nessuno. Non credo che tu abbia bandito nessuno, ma nessuno, e non ce n'è Meno mai qua. stato bisogno. Perché Ah se il no, pastore è bravo, le pecore non si rompono i coglioni fra di loro. ah no, vabbè, certo. Ma è così, è così. Niente, Marco, dai, siamo una mezz'oretta, dai, onde evitare di sfracellare i zebedei ai Diamo nostri ancora un visori. minuto se c'è qualcuno che ha delle domande o dei saluti Esatto, da fare. C'è una leggera latenza, vedo, fra quando parliamo e quando... sì, 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 sì. Beh, nel frattempo io invito tutti gli utenti del gruppo a prendere in considerazione di sfogliare il libro di Marco Perino perché è bello, quindi, e poi è funzionale. Se Ma qualcuno poi non sa io sono bello, qualcosa, ragazzi, cioè sono solo io in copertina, va là che all'outcast. suoni tutto, cioè voglio dire. L'idea mi è Eh, venuta guardando un videoclip di Outcast, è un videoclip vecchio, no? Allora ho detto a mia moglie, sai che quasi quasi posso fare quella cosa lì? E mia moglie sai cosa mi ha detto? Ma eh. cosa vuoi fare se sei un coglione? Beh, Ovviamente sempre. l'indomani l'avevo fatta. Certo, ovviamente. Niente, Marco, cosa ti devo dire? Grazie. Abbiamo fatto, ci siamo sentiti, abbiamo fatto delle prove prima di sta diretta.
mi ero anche un po' demoralizzato perché non riuscivamo a fare Sì, sta diretta, invece ci cioè, siamo siamo così riusciti. incapaci da non riuscire a Sì, fare una diretta. Questo rende sì. l'idea di quanto siamo marketing noi. Ma non lo so, scrivi un libro, scrivi tutti i dettagli di logica e poi non sappiamo fare una diretta, ma pensa a te che roba. Esatto. Oh, ci sono delle domande. Innanzitutto, ciao Alessandra, è sempre un piacere vederti. Chi è? Alessandra è una non utente Logic, ma che segue molto il mondo dell'audio, quindi un caro saluto. Rispondo a Simone Minotti. Per chi conosce già le funzioni Logic, cosa ti dà in più il libro di Marco? Ti dà in più il fatto che produci una canzone, produci veramente musica, nel senso che ci sono tutte le funzioni, ma messe in pratica su progetti reali. Ci sono Sì. progetti scaricabili, perché il problema che hai quando studi il manuale di istruzioni, io sono uno che studia i manuali di istruzioni, quindi Marco Morini, un utente che a me sta particolarmente simpatico, è uno che dice: vuoi imparare Logic, leggiti le istruzioni. C'ha ragione. Il problema è che una volta che hai letto le istruzioni, spesso non Ascolta, sai farle le canzoni. ascolta, ma come fai a vedere i commenti che io non li vedo, tra Li vedo dal l'altro? computer. Ah, ok, Li vedo dal perché nel computer, sì, sì, telefono sì, non sì. si può. Mi Ah, scrive Simone Minotti perché conosce già le funzioni logiche, cosa ti dà in più il libro di Marco. Fondamentalmente ti dà la possibilità di metterle in pratica su progetti, perché se nel manuale di istruzioni leggi ad esempio del fade che si fa così, così, cosà, io là te lo faccio applicare a della musica. Poi, sì, e poi non si sa mai tutto, eh. com'è? Non si sa mai tutto, ci sono sempre delle cose Esatto, nuove. esatto. Poi Alessandro Cappano, leggo: ciao Marco, il brano che si farà in questo nuovo libro sarà lo stesso del vecchio o un brano completamente nuovo? No, il libro è completamente strutturato in un'altra maniera. Mentre Logic Pro X dall'idea al mastering ti faceva fare una canzone dall'inizio alla fine in 15 capitoli, in questo libro qua sono 12 capitoli indipendenti, dove in un solo capitolo, il capitolo 3, si fa una canzone dall'inizio alla fine, ma il libro è strutturato per capitoli ermetici, ognuno con dei progetti scaricabili, dove sì, la canzone vecchia del vecchio libro c'è ancora come demo, perché un problema che ho avuto con Logic Pro X dall'Ideal Master è che a un certo punto Billie Eilish non era più disponibile. Ah, Quindi, come si fa? sì. E non ci avevo pensato, vedi l'esperienza. Eh Che sì, ho messo disponibile il demo mio, così non c'è eh più sì, nessun problema. Non eh sì. che quando è andata via Billie Eilish non si poteva più fare il capitolo 2, no, si poteva fare, infatti poi ho fatto degli aggiornamenti, dell'addendum con i vari demo che sono usciti nel mentre, però ecco, il capitolo 2 si usa il demo di Logic Pro X dall'Ideal Mastering, il capitolo del MIDI è indipendente, il capitolo dell'audio è indipendente, quindi non si farà più una canzone dall'inizio alla fine per tutto il percorso del libro. E Ok, sì, c'è un brano completamente nuovo, ed è il brano che alla fine del libro permetterà di fare un coautoraggio con chi lo vorrà. Si parla della fase di mix in maniera accurata. Beh, del mix in maniera accurata secondo me non si parla mai, nel senso che un mix, per esperienza personale, io tendo a abbandonarlo al 98%. Il mix è una cosa che richiede tantissima esperienza, ma tantissima pratica. Io con Logic le tecniche per fare mix le spiego in un paio d'ore, il compressore te lo spiego in un quarto d'ora, ci va poi tempo per padroneggiarlo. Il esatto. mix lo spiego, nel senso, chi ha letto il libro le canzoni le ha fatte. Poi se uno vuole solo mix, 500 pagine solo nel mix non è il libro, perché comunque io il mix lo spiego come va spiegato, nel senso equalizzatori, compressori, delay, Sì, effetti ausiliari, ma cioè poi il tutto mix quello che è... è i gruppi, i sense of fader, tutto quello che è l'ABC del mix nel libro c'è, però far stare tutto in 400 pagine, capite che ho dovuto fare anche a un certo punto delle scelte. La Sì, differenza vabbè, rispetto alla Logic Pro X dall'Ideal Master è anche che c'è molto sul session player, quindi c'è l'aggiunta del session player in una canzone già prodotta, quindi molto interessante come si muovono, come si guardano sto batterista, sto bassista, sto tasterista. Il session player è una parte molto importante, così come c'è il Chroma Glow, c'è il mastering manuale e c'è il mastering automatico, cosa che non poteva essere con Logic Pro X dall'Ideal Master, a meno che non compravi Ozone. E poi cos'è, Clo? Vedo nostro terzo, che saluto, buonasera a tutti, ho visto solo adesso dalla diretta, nessun problema, ci sarà poi la anzi differita. facciamo così Marco, noi E cosa teniamo volevo la... dire? Per tutti voi è un'autopubblicazione, quindi non bruciatemi. Cioè, se uno mi mette una stella, io non vendo più niente, non ho famiglia. No, non sto Tengo scherzando famiglia. ovviamente. E le critiche costruttive Mi sono senti? importanti. Come? Mi senti? Mi Ti senti? sento,
Ti sento. Ah, ok. No, nel senso che volevo dire che questa diretta la teniamo nel gruppo. Se qualcuno, diciamo, vuole commentare anche dopo la diretta, ogni tanto ci teniamo guardato, capito, Ma per che sì, rispondere. certo che sì. No, quello che ci tenevo a dire è che nel libro ci sono tutti i miei contatti, la mail, Instagram, Facebook, tutto, c'è anche ancora un po' dove abito. Io rispondo sempre a tutti. Se ci sono delle critiche costruttive, sono benvenute. Non fate come Certo. ha fatto un Pirla in America che mi ha distrutto la vendita di un libro di GarageBand, perché diceva che non c'erano i progetti scaricabili. Lui era a pagina 29 e non aveva trovato i progetti scaricabili. Pirla, sono a pagina 9 i progetti scaricabili, leggilo tutto sto cazzo di libro. Un altro si è comprato la versione economica con le foto in bianco e nero, di cosa si è lamentato secondo voi? Perché era in bianco e nero. Esatto, cioè, queste cose qua È io non, ovvio. scusate, mando a fanculo la gente poi perché il libro è a colori, il libro è solo a colori, quindi costa 45 euro se non erro, con tutte foto a colori, sono più di 1000 foto a colori. Ha dei costi di stampa importanti. Non ci ho avuto edito, ho fatto tutto io, ho fatto io le foto, ho scritto il libro, ho fatto le canzoni e ho fatto pure anche gli errori ortografici. Beh, E ci sono delle cose da dire, ditele. Ma una stella, per favore, mettetela severamente, il libro fa schifo, altrimenti uno non vende più niente. Non è giusto, secondo me, perché un professionista che non vende più niente, perché uno ha iniziato il libro a pagina 30, non va bene. sì, Ecco, dico solo questo, ma lo dico sappiamo. per tutti, cioè tu non puoi comprare il disco, faccio un esempio stupido, di Tiziano Ferro, hai ascoltato la prima classe, non hai ascoltato 15 canzoni, il disco fa schifo, una stella. Non è etico, io non lo faccio mai, cioè io tendenzialmente, visto che faccio molte cose artistiche, so quanto è difficile farle, io di solito se una cosa mi fa schifo non ne parlo, se una cosa mi piace ne parlo, quella è la mia critica, non Sì, sì, faccio sì. passaparola, però io sono fatto così, il mio libro se vi fa schifo bruciatelo, mandatemi a fanculo via mail, ma non fate delle fake review perché quello è brutto, cioè io Sì, veramente no. non so come andarlo a prendere per i capelli, sto qua che in America ho fatto un libro di GarageBand in italiano, è andato benissimo, ho solo 5 stelle di recensioni, l'ho fatto in inglese, lo stesso libro, ho venduto 2 copie in 2 anni, Beh, ti girano i coglioni. beh, sì, sì. Perché uno ha messo una stella su una fake review e Amazon non ti permette di replicare. Eh, vabbè. Allora, Niente, Marco, ti leggo ringrazio allora. ancora 3 commenti. Allora, il libro è Giuseppe Zuppone in inglese, il libro è uscito in italiano e in inglese, quindi su Amazon c'è sia la versione in italiano, che è guida alla produzione musicale, sia in inglese che è Professional Music Production, non mi ricordo più. Uscirà anche in tedesco, in francese, in spagnolo, e in swahili, in austro-ungarico, insomma. Tutte le lingue. Se volete farlo in salentino siete i benvenuti. Quindi il libro c'è in italiano. Poi Bene. Ezio scrive, posso dire la mia, io uso Logic da 35 anni, infatti usavo Creator nell'87, poi è diventato Notator, poi Notator Logic, poi con l'arrivo di Apple è diventato solo Logic. Posso dire di conoscerlo bene, eppure nel libro di Marco ho trovato 1000 cose che non conoscevo e non usavo. Meditate gente, grazie, grazie Ezio, Oh, l'ho grazie pagato, Ezio. Ezio l'ho Grazie. pagato, grazie Ezio. Grazie Ezio, grazie. E, Altro? grazie a Christian Gallero, non so con quali parole mie concordi, probabilmente con le parolacce, ma grazie. No, Va bene. ringrazio anche Manuel Ciancio, ma perché le recensioni? Allora, c'è una persona che è più famosa di me di Logic in Italia, io il nome non lo voglio fare per coerenza, perché è non ci stiamo simpatici, senza girarci intorno, però è un No, professionista. ma dai, non dire Io così, non dire me ne così. guarderei bene dal comprare il suo libro per metterci una stella su Amazon, ma è da figli di puttana. Non si fa, lo Ma no, non ignori, si fa, non si fa. non si fa. Non si fa, non si fa. Anche perché io ho questo libro qua, così come ho questo, così come ho questo. Io compro i libri delle persone che mi piacciono, li compro, imparo sempre un sacco di cose, ma non ho mai messo una stella a nessuno. Esatto. Non esiste proprio. Va Per bene, questo leggo il tuo libro, allora mi consigli di prendere quest'ultimo. Simone Minotti, se hai Logic Pro X, io ti consiglio di prendere Logic Pro X dall'Ideal Mastering. Se hai Logic Pro 11, ti consiglio l'ultimo, perché l'ultimo
è retrocompatibile, nel senso funziona anche con i progetti Logic Pro X dall'Ideal Mastering. Ovviamente i progetti di Logic Pro 11 non funzionano con Logic Pro X, perché manca No, proprio il Station Player. ma poi Logic Pro 11 ha altre cose, quindi consigliamo invece di aggiornare a Logic 11 Sì, qual è il il problema? programma. Allora, io avevo un Mac con Intel 9. Io non ho nessun tipo di provvigione dalla Apple, anzi, probabilmente la Apple è lì che mi guarda e non dico cazzate. Eh, la Apple con Intel 9 secondo me ha fatto una cagata estrema, perché io con Intel 7 avevo un computer che andava come una Ferrari, ho poi preso un i9, ho speso 3.200 euro e avevo tutto inchiodato. Ci ho resistito 3 anni e poi ho detto, ah, fa culo sto computer di merda, ho preso un M1 usato. L'M1 è una scheggia, quindi non c'è bisogno di M2, M3, non stiamo facendo video, magari per i video servono anche gli ultimi processori, ma se usiamo Logic, un M1 va da paura. Logic Pro 11 ha come requisiti di sistema avere Ventura 13.5, quindi sistema operativo 13.5. Se non si ha il chip Apple, ci sono dei limiti magari nei preset del Chroma Glow, del Mastering Assistant, quindi Sì. non ci sono tutti i preset utilizzabili. Quello è l'unico limite. Poi, per quanto riguarda, rispondo solo a Simone Minotti che mi chiede se è meglio l'ultimo libro o il penultimo. A livello di costi, l'ultimo costa 45, il penultimo costa 55. Cambiano le pagine però, cioè questo è il penultimo, Logic Pro X dall'Ideal Mastering, questo è Logic Pro 11. Le 200 pagine di differenza sono per la creazione della canzone, quindi le funzioni le ho ottenute tutte. Per quanto riguarda il sistema operativo, io ho Sonoma, va benissimo, lo uso professionalmente tutti i giorni, cioè significa che non ci gioco a scacchi col computer, Certo. ci faccio lo trito all'ennesima potenza, va benissimo. Quindi ho un M1 usato per chi vuole fare aggiornamento, non bisogna per forza di cose vendere la macchina per comprarsi il computer. Io ho comprato questo computer qua usato, ci sto lavorando da un anno senza problemi, il libro l'ho scritto con questo computer qua. Quindi, Bene. poi dire qual è meglio, è ovvio che l'ultimo è quello a cui sei più affezionato, ma io di Logic Pro X dall'Ideal Mastering è un libro che sta vendendo tanto ancora perché è disponibile anche in portoghese per farvi capire, è un libro che vende tantissimo in America e per assurdo io sono diventato più popolare all'estero che non in Italia, grazie al libro di Logic Pro X. Con Logic Pro 11 sta andando benissimo, vedo le vendite di questi giorni qua stanno andando benissimo, quindi spero di avere almeno altrettanto riscontro rispetto a Logic Pro X dall'Ideal Mastering con quest'ultimo libro qua. Non c'è un codice coupon, non ci sono sconti, però se volete vi offro una birra. Esatto. Niente Marco, allora dai, finiamo la diretta, grazie a tutti, grazie a te, No, che sei grazie a sempre te Marco gentilissimo. e continua così, che il gruppo Ah, continui beh, così, sì. spero che cresca con A sempre più 10.000 interazioni. facciamo la festa, Ecco, e a 10.000 poi una facciamo la cosa che mi festa. piacerebbe dire al gruppo, visto che pochi mi conoscete per la faccia, perché per chi mi segue nei video tutorial probabilmente vede solo il mouse che gira, io la faccia la metto poco, perché non mi interessa. Ma una cosa che secondo me nel gruppo va un po' implementata non è soltanto scrivere quando abbiamo un problema, oh non mi va l'interfaccia audio, com'è che si fa questo, questo, questo. Allora c'è sempre quello che risponde subito perché non ha un cazzo da fare tutto il giorno, c'è quello che risponde solo per dire guarda come sono figo io che tu non lo sai, e c'è quello che legge e commenta. A volte è bello anche semplicemente condividere cosa si sta facendo. Sì. Guardate che canzone ho fatto uscire, guardate, senza la... A volte ci sono dei fili di polemiche, di invidie, di sindrome da papavero alto che dobbiamo un po' Vabbè, ma toglierci. fa parte nei social c'è di tutto, Ecco, quindi quello che consiglio è facciamo cose insieme, non solo quando abbiamo problemi, ma iniziamo con questi corsi qua, faremo dei sondaggi, vediamo un po' le idee di tutti e il bello di questo gruppo di Logic Pro Italia è proprio che non c'è un capo padrone, ma c'è proprio una parola di cui si parla tanto, ma che spesso c'è troppo poco, c'è democrazia. eh, Ecco. va bene. Allora, grazie e mi raccomando, fate un pensiero sull'acquisto del Ecco, no, libro. un'ultima cosa, io vi chiedo questo, il libro, il precedente libro, è stato preso come libro di testo in Università del Michigan.
Oh, Sì, 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 grande. sono rimasto di Bene, merda, bene. ma davvero. Cioè. E una cosa che vi chiedo, mi farebbe veramente piacere, se per chi compra il libro e a chi ovviamente non lo brucia perché gli fa schifo, fatevi una foto col libro, con la vostra strumentazione, con quello che volete. Io le pubblico tutte, mi fa solo piacere. A parte che mi fa pubblicità, ma mi fa proprio piacere vedere dove è Certo, andato a finire il certo, libro. Cioè, mi certo, ha certo. mandato delle foto dal Sud America, mi ha mandato la foto di fianco alla tomba di Walter White di Breaking Bad. Ah, Bellissimo, bello, bellissimo. bello, bello. Niente, Va bene? allora Grazie grazie a e mi voi. raccomando, teniamoci sempre aggiornati e date un occhio sempre nel gruppo perché tra poco ci sarà novità. Va bene. Va bene? Grazie ancora per lo spazio e a presto. Buona fine estate. Ciao, 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 ciao. ciao.